Eccoci qua di nuovo il nostro venerdì, il momento del completo relax e del passare tempo con i miei carissimi amici. Sono successe tante meravigliose cose in questi 2 o 3 giorni, ma oggi non vi parlerò di questo. Voglio mettere a puntino altre situazioni, poi mi farò complimentare da sola. Alcuni già lo sanno, alcuni scopriranno subito, ma come ben mi conoscete non sto mai ferma. Ok, a proposito di tutto ciò, settimana scorsa, anzi martedì, scusatemi, abbiamo fatto il video praticamente sul capacità, sul dono di dare e di ricevere, giusto? Grazie a questo io ho ricevuto il messaggio di Margaret, la mia amica Margaret, che ha canalizzato di nuovo con i propri angeli, che ci hanno dato un consiglio che io adesso in questo momento ve lo leggo, perché è più corretto che ve lo leggo, che è un messaggio per tutti noi. Allora, quando dai senza aspettative, comprendi che dare è già un dono che hai ricevuto in cambio. Ego non prende parte se non aspetti immediato scambio e devi essere sempre grato o grata per tutto ciò che ottieni, perché è sempre un regalo divino. Dare e ricevere sono due parti di stessa medaglia e per questo, non rimanendo attaccati al concetto devo avere in cambio o faccio qualcosa sempre se ho qualche interesse, come spesso succede nel nostro volere, dare che vuol dire che non riconosciamo grande dono della vita, ma diamo ancora per scontato molti valori della vita. Angeli ci ricordano che dare è concetto di Dio e così sia. Io ringrazio Margaret, io l'ho tradotto dall'inglese in italiano e anche in croato, però spero che lei si sente che ho tradotto giusto, che le parole sono state tradotte in modo corretto. Comunque concetto meraviglioso di quello che abbiamo già detto, di conseguenza questo è una aggiunta molto preziosa. Oggi però ho ricevuto, non oggi, in questi giorni ho ricevuto anche due richieste particolari molto profonde, li metto insieme, sono per certi aspetti uguali, per certi no, ma li metto insieme perché secondo me avremo una spiegazione più, arriveremo a stesso punto, ecco, per essere più chiara. Allora, una era di una amica che mi ha chiesto come avere la fede praticamente, fede e fiducia. Lei si è basata sul discorso del Papa Giovanni che praticamente in un suo testo ha detto credete nel Gesù e con Gesù tutto andrà bene, cioè non può succedere. Lei dice io ho questa forza, mi piacerebbe essere come lui. Allora, arrivare a essere come lui ci piacerebbe a tutti, ma questa è una strada da intraprendere molto diversa. Ma non è questo, il concetto suo è proprio di questa forza di trovare la fede negli momenti di difficoltà e lei infatti ha basato proprio ricordandoci che ci troviamo in un momento di difficoltà, di crisi, tutta l'Italia, specialmente la Lombardia, qua dove siamo noi, dico senza tutto questo tutta questa paura, come praticamente avere questa fede, no? Di credere e di sentirsi connesso con questo tipo di energia. Seconda domanda era di un'altra amica che praticamente mi diceva che visto che lei ha vissuto e sta vivendo ancora le conseguenze delle alcuni sorprese che ci sono create, lei si è affidata, mettiamo questo in termine più giusto sarebbe che lei si è affidata agli professionisti, alle persone
nel suo lavoro e oggi come oggi sta, sotto virgolette, ancora pagando le conseguenze e praticamente come rimanere nel momento di scelta del pensiero, della quotidianità, concentrati sulla positività, perché giustamente le persone intorno a lei, quelli che gli vogliono bene, ma che è normale perché partano da un altro tipo di energia, gli dicano bisogna denunciare, bisogna fare così, bisogna, cioè, praticamente manifestano questa intolleranza, odio, la rabbia, la frustrazione, via così, e lei chiedeva aiuto come rimanere concentrati sulla luce, sulla positività, cioè occuparsi del problema ma non preoccuparsi della situazione. Ecco, è per quello che dico, avete visto che un po' è simile ma è diverso, proprio come tematica in sé, in senso che quando noi parliamo della mancanza del divino, del spirituale, dobbiamo già dal principio proprio distinguere queste due fasi che portano alla stessa cosa, ma dobbiamo capire dentro di noi se è un non riconoscere divino dal punto di vista mentale o è da un punto di vista spirituale. Cioè mentale cosa vuol dire? Io in questo momento non credo, sono un non credente, non credo e non mi interessa, però sto vivendo un periodo brutto o praticamente mi sto accorgendo che non riesco a sentire dentro di me esistenza divina perché quello che succede non prevede bene e io in questa cosa qua non riesco a sentire niente di buono, cioè non posso vedere Dio dietro di questa cosa. Allora, per me è molto importante che si comprende che la spiritualità è intorno a noi, anche quelli che sono ateisti, cioè che mentalmente credano di non credere, credano in qualcosa. E il credere semplicemente nell'amore, nel dare, nel condividere, come può essere nel comunismo, nell'uguaglianza, nel rispetto verso l'altro, è comunque una parola di Gesù. Dico, siete già qua, andiamo a possiamo anche discutere, ma è il modo per dire non importa che titolo noi diamo a questa energia, ma è quello che noi proviamo e come ci atteggiamo come essere umano. Se da noi esterniamo la positività, condivisione, la bellezza, noi siamo già su questa strada qua. E questo è un concetto che volevo chiarire. Volevo anche aggiungere un'altra cosa, il coraggio di credere, il coraggio di affidarsi è una cosa su quale ci dobbiamo allenare molto tutti, ma persino il Papa Giovanni cioè, aveva i suoi momenti di difficoltà della seconda guerra mondiale, delle crisi, della fame, dell'ergastolo, tantissime cose e non è che a lui non è mai sfiorato la mente della cattiveria umana, della vendetta o di... sarebbe una illusione. È semplicemente il fatto di doversi ricordare sempre, ricordare, questo è importante, che Dio e riconoscere il valore del Dio della vita, della bellezza della vita, dobbiamo farlo e cercarlo ogni giorno. Perché anch'io in primis non è una cosa strana e non è che anch'io ho le mie giornate, ma indipendente io, perché io posso essere un personaggio meno importante nella vostra vita in questo momento, ma anche quelli che voi lodate e ai quali state tenendo alla loro opinione hanno le loro difficoltà e i loro momenti e ogni tanto tutti perdiamo la strada. Ma quello che è la bellezza è che quando ci succede che vita ci ha stretto in un angolo, ci troviamo a dormire con la Bibbia, con Corano, con astrologia e con le carte, mazzo di tarocchi, tutti insieme e improvvisamente crediamo perché vogliamo affidare il nostro destino al futuro, ok? Partiamo dall'inizio in questa cosa qua. Allora, imparare proprio di non controllare tutto.
Affidarsi vuol dire riconoscere questa bellezza intorno a noi, vuol dire trovare un modo che ci avvicina alla creazione divina, ma riconoscerla dentro ogni cosa. La mattina quando ti svegli, il tuo figlio, il caffè che bevi, il caffè che ti concedi e che ti bevi perché vuoi rilassarti e assaporare questa creatività che come la cattiveria ma anche la bellezza attraverso l'essere umano, ok? Il Dio manifesta la sua esistenza, ok? E tutto è collegato a questa energia, è questo che noi dobbiamo comprendere, che nel ciclo della vita ci succederanno sempre i cambiamenti e interno a questi cambiamenti noi dobbiamo trovare il coraggio di non voler controllare sempre tutto, perché avere assoluto controllo in tutto è una manifestazione di non fiducia verso il futuro, di non credere appunto che qualcosa di bello potrebbe succedere senza nostro intervento. Ma praticamente permettendoci di rivedere un attimo l'esistenza divina in tutto e comprendere che non è prima volta che succede una crisi come coronavirus, non siamo le prime persone che i nostri suddetti che lavorano per noi o qualcuno che noi abbiamo pagato che non ha fatto il lavoro come deve essere fatto. Non è la prima volta che tutta la terra vive le guerre, i cambiamenti, la fame, però tutto ciò ha sempre spostato sul livello dell'evoluzione dell'essere umano. Questo cosa vuol dire? Che dobbiamo profondamente credere che dietro ogni grossa difficoltà c'è un momento di crescita e come noi non siamo Dio, possiamo solo affidarsi e credere che questo andrà in una direzione in quale noi con la testa alta e sulle spalle riusciamo a uscirci, ma saremo sempre più sostenuti in momento quando decidiamo profondamente dentro di noi, facciamo questa scelta di decidere di voler credere che andrà tutto bene. Come faccio io questa cosa qua quando mi si stringano i panni addosso, ma spesso e volentieri mi permetto anche la frustrazione e questo va bene, mi permetto anche la rabbia e la grinta e il nervoso perché io sono essere umano, non pretendo da me niente d'altro di essere umano, ma dopodiché mi prendo di assaporare quello che piace a me e di riconoscere, di essere grata, proprio questo concetto di gratitudine per queste cose meravigliose che mi circondano in ogni giorno, cercando di sfruttare al massimo la mia giornata. Mi perdono di non aver fatto qualcosa, anche quello. Prendo il mio caffè, il mio modo migliore è bere caffè perché adoro bere caffè, mi concedo di rilassarmi, assaporo piano piano, mi osservo intorno a me il mio figlio, la mia casa e non osservando cosa devo pulire e cosa devo fare, non in questo modo, proprio con gratitudine di essere oggi dove sono, di avere questa possibilità di gioire da queste persone perché io non voglio domani rimpiangere per niente. E per questo dico che quando siamo nella difficoltà, questa crisi che ci sta portando a una persona perché sta riscoprendo le cose dall'interno dell'attività che non sono state fatte, a un'altra sul livello spirituale, ma stiamo sempre parlando del momento di crisi dove fai fatica a vedere le cose belle, cos'è che ti costringe di vederti anche la mancanza di cose belle. Ecco, non, noi possiamo migliorare noi stessi facendo che ogni giorno dedichiamo 5 minuti alla gratitudine. Ha permesso a noi stessi di osservare, di essere grati su quello che abbiamo, perché è molto più bello che al momento di crisi, di difficoltà, di perdere le persone che ami, cominciamo a apprezzare quello che avevamo, apprezzandoli ogni giorno, riconoscendo ogni giorno la mano divina
del benessere, della bellezza, dell'amore incondizionato che ci circonda, così anche nel momento della crisi riuscirai a vedere che ancora con te c'è questa energia. E questo è il primo passo. Possono essere piccole cose, grandi cose, ma ricordatevi sempre, se voi qui oggi vi girate indietro e non c'è niente che vorreste, su cosa rimpiangerete, siete un ottimo essere vivente. Se c'è qualcosa che pensate che poteste ancora cambiare e volete cambiare, fatelo. Fatelo perché è il momento della vostra crescita, ma andrà tutto bene. Io qua oltretutto ho scritto oggi un po' di affermazioni che ci potrebbero permettere, potete scegliere alcune di queste o leggerli tutte, scriverveli a qualche parte. Quando sentiamo questa allontananza dalla nostra capacità di affidarsi, ecco, perché non è che noi non crediamo, perché se non crediamo non saresti neanche, cioè non si farebbe neanche questa domanda, ma quando perdiamo il concetto di e capacità di affidarsi, io ve li leggo adesso. Poi pensavo martedì fare proprio la meditazione, magari la sviluppo ancora di più, fare la meditazione che ci permetterà di ascoltare magari anche la meditazione da sola per sé tutti i giorni o quando vi viene in mente. Fate come desiderate. Allora, io mi affido, credo nell'amore incondizionato. Permetto a me stesso e a me stessa di sentire Dio in tutto. Sono un essere voluto e desiderato, sostenuto dalla vita. Vita mi ama. Io ci credo in ciò che sento dentro di me. Permetto a me stesso o a me stessa di lasciar andare il controllo. Permetto a me stesso o a me stessa di credere nell'amore incondizionato divino, nell'energia divina in tutto. Posso osservare la bellezza intorno a me e riconoscere il divino dentro ogni cosa. E con questo sono pure al sicuro. Io lascio andare e sono al sicuro. Amo riconoscere la divinità in piena fiducia nella vita. So che vita mi sostiene, la energia divina e la mia fiducia e fede sono principali sostenitori ogni giorno. Spero che vi è piaciuto. Se avete ancora qualcosa da condividere, da chiedere, io ci sono. Ci sentiamo martedì con una spettacolare meditazione sul ritrovare la fede e fiducia nel nostro futuro. Vi auguro una buona giornata e ci sentiamo martedì.